Un salve da Tragix e un benvenuto a tutti voi al secondo episodio di Revelation X. Ci sono delle volte che senti proprio il bisogno di dover condividere una storia o un fatto che ti ha colpito particolarmente o che per sua natura è significativo. Nel caso della storia che voglio raccontarvi in questo reportage, riguardante un avvistamento multiplo di UFO avvenuto 2 anni fa, gli elementi significativi sono persino 2, ovvero la modalità in cui è avvenuto l'avvistamento e l'elevato numero di oggetti avvistati nel periodo di tempo in cui la storia si svolge. La data è il 15 dicembre 2015, il luogo a più di 400 km dal suolo terrestre, sulla Stazione Spaziale Internazionale e precisamente durante le operazioni di attracco della missione Soyuz TMA-19M. Per chi non lo sapesse, con la fine del programma Shuttle della NASA nel 2011, la Soyuz è diventato l'unico veicolo a disposizione degli astronauti per raggiungere la Stazione Spaziale Internazionale e per far ritorno sulla Terra. Capace di trasportare fino a 3 astronauti per volta, la Soyuz è un veicolo spaziale dal design datato, il cui progetto originario risale addirittura agli inizi degli anni 60, ma proprio per questo è attualmente il vettore più collaudato e affidabile per il trasporto umano nell'orbita terrestre. Questo glorioso residuo della guerra fredda è vissuto attraverso 4 generazioni e numerosi aggiornamenti hardware e software, fino all'ultimo update importante del 2011, con la sostituzione dell'ormai antiquato computer Argon con il più moderno e completamente digitale TSVM-101, unitamente all'integrazione della nuova strumentazione di bordo con display LCD. È proprio questa versione aggiornata della Soyuz, la Soyuz TMA-M, andata in pensione solo l'anno scorso, ad essere la protagonista dei fatti narrati di seguito. Sotto il controllo della Roscosmos, l'agenzia spaziale russa, il 15 dicembre 2015 parte dal cosmodromo di Baikonur la missione Soyuz TMA-19M, con a bordo i 3 astronauti della spedizione 46, diretti alla Stazione Spaziale Internazionale. Il comandante russo Yuri Malenchenko alla sua 6ª e ultima missione. L'ingegnere di volo della NASA Tim Kopra e l'ingegnere di volo Timothy Peake alla sua prima missione e primo astronauta inglese in assoluto a mettere piede sulla ISS. In poco meno di 10 minuti la Soyuz è in orbita attorno alla Terra, a una velocità di 25.000 km/h e a 190 km al di sotto dell'orbita della stazione spaziale. Il primo compito della navicella sarà quello di aumentare quota nel corso di 4 orbite, in una sorta di gioco all'inseguimento per arrivare alla giusta distanza dalla ISS e poter iniziare le procedure per l'attracco. Una volta verificato il corretto allineamento tra la Soyuz e la stazione spaziale, inizia la fase finale di avvicinamento tra le 2 navicelle. Il rendezvous è automatico, come pure l'attracco, controllato dal computer di bordo e monitorato sia dal comandante della Soyuz che dal centro missione a Mosca. La Soyuz TMA-19M esegue le operazioni preliminari di avvicinamento senza problemi, quindi si allinea alla giusta distanza dalla stazione orbitale per effettuare l'attracco in modalità automatica. Ma a pochissimi metri dal portellone della ISS la manovra viene abortita per un malfunzionamento del sistema di telemetria radio della Soyuz, denominato QRS. A questo punto la Soyuz è costretta a retrocedere per riportarsi a distanza dalla stazione spaziale e tentare una seconda volta la manovra in modalità automatica. È proprio adesso che accade qualcosa di molto interessante.
quando dalla ISS accendono il faro luminoso in direzione della Soyuz. Vi consiglio di fissare bene lo schermo per i prossimi 100 secondi circa e fare attenzione ad ogni cosa che vedrete passare attorno alla Soyuz. E se nelle immagini che scorrono vi è già capitato di vedere qualche strano oggetto passare, aggiungetelo al resto di quelli che state per vedere. Ok, ci siete ancora? Siete riusciti a vederli tutti? Quando la NASA trasmise in diretta la missione, io la vidi in streaming su un canale YouTube e rimasi sbalordito per il numero di UFO apparsi durante la breve sequenza video. Un melting pot orbitante attorno alla Terra. Se siete stati attenti osservatori vi sarete accorti che ad un certo punto dalla stazione orbitante hanno drasticamente diminuito l'intensità del fascio di luce diretto verso la Soyuz, e questo nonostante la situazione richiedesse la massima visibilità possibile. Un inutile tentativo di nascondere ciò che oramai era stato mostrato, a scapito della sicurezza della missione. È curioso dirlo, ma penso proprio che la NASA sia diventata davvero esperta nel nascondere o oscurare quello che non deve essere visto dalla stazione orbitale, cambiando l'inquadratura della ripresa al momento opportuno, altre volte scalando in modo evidente la qualità delle immagini trasmesse, o, come abbiamo visto in questa occasione, semplicemente operando con l'intensità delle luci, trucco che funziona quando gli oggetti non sono particolarmente grandi e soprattutto poco luminosi. Ma non è finita qui, perché pochi istanti dopo, quando la Soyuz è nuovamente vicina al portello della ISS, anche il secondo tentativo di attracco automatico viene annullato. Infatti, il sistema Kurz continua a mancare l'aggancio virtuale al target di riferimento sulla stazione orbitale, sbagliando la traiettoria di avvicinamento. Ho raccolto un po' di informazioni al riguardo e mi risulta che sia stata la prima volta che il sistema Kurz abbia fallito l'allineamento durante l'attracco alla ISS. In precedenza era accaduto che vi erano stati problemi con i motori della Soyuz durante il rendezvous e altre volte vi erano stati problemi con l'apertura dei pannelli solari, ma mai vi era stato un doppio attracco abortito all'ultimo momento per una deficienza del sistema di docking automatico. Ad ogni modo, l'esperto comandante Malenchenko prende in mano la situazione e decide di ripetere l'attracco per la terza volta, ma in modo manuale, affidandosi alle sole immagini che riceverà dagli schermi LCD della Soyuz e alle indicazioni provenienti dal centro missione di Mosca.
Malenchenko allontana la Soyuz per riportarsi alla giusta distanza dalla ISS, posizione da cui inizierà a manovrare per l'attracco in modalità manuale, ma in prossimità della ISS però altri problemi tecnici si aggiungono per l'equipaggio, ed è proprio lo schermo LCD che serve al comandante per dirigere l'avvicinamento al portello che va in tilt, ripetutamente, lasciando cieco l'astronauta russo nella delicata manovra, aiutato solo dalla sua esperienza e dal centro missione di Mosca. Al terzo e definitivo KO del monitor LCD della Soyuz, le immagini della diretta streaming della NASA vengono interrotte e sostituite con immagini del centro di comando dell'agenzia russa. Il controllo non è più tornato alle telecamere della ISS e quindi di fatto il momento dell'attracco della spedizione numero 46 della stazione spaziale orbitante non è stato mai mostrato. Se quel giorno i malfunzionamenti vennero causati dagli oggetti UFO attorno alla Soyuz, non si saprà mai. Ad ogni modo, fra poco rivedrete la sequenza delle apparizioni UFO tra il primo e il secondo tentativo di attracco. Ho rallentato il filmato ad un quarto della velocità originale, in modo da apprezzare meglio tutti gli oggetti che vi appaiono. Alcuni UFO saranno quasi impercettibili anche a velocità rallentata, perché lampeggiano a frazioni di secondo, ma è comunque possibile individuarli e per alcuni seguirne la traiettoria. Il rallenti permette di apprezzare anche oggetti più scuri che difficilmente si notano alla normale velocità. Tenete a mente che la Soyuz si trova a circa 25-30 metri dalla ISS e che il suo diametro è di circa 2,30 metri. Inoltre aggiungerò qualche didascalia nel corso del filmato, che in totale dura ben 6 minuti e 25 secondi. Ci risentiamo alla fine. Buona visione.
Con un conteggio a difetto e comprendendo i probabili detriti, direi che appaiono durante la sequenza ben 58 oggetti non identificati. Gli oggetti avevano velocità e direzioni differenti. Alcuni erano chiaramente discoidali e di altri erano visibili solo brevissimi flash, ma di molti si intuisce la ridotta dimensione, quasi fossero droni o sonde. Purtroppo molti degli oggetti appaiono poco più che punti luminosi in movimento e per me è impossibile capire se si tratta di oggetti di piccole dimensioni che passano vicini alla Soyuz o oggetti più grandi che attraversano lo schermo da distanze molto più lontane rispetto alla ISS e al veicolo russo. Alcuni degli oggetti più piccoli possono essere tranquillamente detriti per come brillano e si muovono, ma altri sembrano tutt'altro, come ad esempio quelle sorta di ciambelle cosmiche che si vedono passare diverse volte. Cosa diavolo sono? Ognuno di voi può ovviamente trarre le proprie conclusioni, credere che siano tutti detriti come farebbe la NASA, o che alcuni di essi possano essere altro. In realtà basterebbe che anche solo uno di essi non fosse un detrito per indurre ad indagare o porsi qualche domanda. Se questi oggetti fossero sonde o droni segreti realizzati sulla Terra, non si sarebbero manifestati nel mezzo di una diretta della NASA e sotto i riflettori della ISS. E che dire poi degli astronauti stessi, sulla Soyuz e sulla ISS? Voi rimarreste tranquilli sapendo che fuori passa di tutto a distanza ravvicinata e alla velocità di una Ferrari? La missione stessa non si sarebbe potuta fare, secondo me. Sarebbe stata rimandata anche se solo uno di quegli oggetti più grandi fosse stato rilevato in prossimità della Stazione Spaziale Internazionale. Il problema dei detriti spaziali è noto ed è grave, ma fortunatamente ancora sufficientemente ben gestito dalle varie agenzie spaziali. Ogni volta che uno stadio di un vettore viene sganciato, ogni volta che i pezzi di rivestimento o piccole parti vengono persi da razzi o moduli spaziali, si creano nuovi detriti, senza parlare di eventuali collisioni tra satelliti. Per quello che si sa, nel corso della sua lunga storia, la Stazione Spaziale Internazionale ha dovuto effettuare diverse manovre di emergenza per evitare piccoli o grandi detriti, ma sono comunque molto poche in confronto a tutti gli oggetti visti attorno alla ISS durante la missione Soyuz TMA-19M. Tenete presente che un detrito di soli 10 cm potrebbe potenzialmente essere devastante per la stazione spaziale e a riprova di ciò guardate cosa ha provocato un piccolissimo frammento che si è scontrato come un proiettile sul vetro panoramico della ISS. Questa foto è stata tra l'altro scattata dall'astronauta inglese Timothy Peake, che era arrivato a bordo della stazione orbitante grazie alla missione Soyuz protagonista di questo racconto. Una banale coincidenza che però ci pone dinanzi ad una riflessione molto meno banale. Nessuna operazione di attracco si sarebbe potuta svolgere con quegli oggetti nelle vicinanze della ISS. Se fossero stati detriti spaziali sarebbero stati individuati dai radar e la missione sarebbe stata annullata o posticipata. No, la verità più plausibile è che la NASA e i russi sapevano che quegli oggetti non erano detriti e che non avrebbero costituito pericolo per l'equipaggio della Soyuz e per la ISS. Non ne so il motivo, ovviamente, ma lassù sono probabilmente abituati a simili avvistamenti e sanno che ogni volta questi UFO si avvicinano come faleni attirati dalla luce. Nessun riscontro ufficiale dalla NASA riguardo le cause tecniche alla base dei guasti durante la missione Soyuz TMA-19M e una settimana dopo i fatti qui narrati, il centro di controllo missione di Mosca dichiarava di non conoscere ancora i motivi dietro al mancato funzionamento del sistema di attracco Kursk e l'avaria agli schermi LCD. Dalle sequenze filmate e dalla telemetria sono risaliti ai componenti elettronici che non hanno funzionato correttamente, ma non sono riusciti ad individuare, almeno ufficialmente, cosa ha provocato il loro malfunzionamento durante l'attracco della Soyuz.
Il video integrale dell'attracco della Soyuz è visibile sul noto canale YouTube Space.com e su altri canali dedicati ai video spaziali che hanno registrato l'evento streaming della NASA il 15 dicembre 2015. Ed esiste anche un filmato NASA ripreso da una differente telecamera della ISS, dove si vede la Soyuz tentare l'avvicinamento manuale. Anche in questo caso le fasi finali dell'attracco non vengono trasmesse, ma a differenza del video mostrato in questo reportage, non vi appare quasi alcun oggetto misterioso. In conclusione, avvistamenti UFO dalla ISS ce ne sono a decine, come anche dalle varie missioni Shuttle, e ogni volta che la NASA si è pronunciata, il verdetto è stato sempre lo stesso. Si tratta di detriti spaziali, niente altro che detriti e particelle di ghiaccio. Attendo che un giorno la NASA si pronunci anche in merito all'incidente della Soyuz TMA-19M. Nel frattempo, continuerò a considerarlo una delle prove più concrete del melting pot cosmico che circonda la Terra. Alla prossima!